particolare, il tiro con l'arco 3D. Euforia, senti come vibra, senti come vibra, euforia. Diciamo che io mi definisco una donna dei boschi, perché appena posso prendo la mia attrezzatura e vado sui colli a tirare con l'arco. Rischio fino alla fine. Dalla scrivania dell'ufficio in una villa comunale di Abano Terme al campo di allenamento immerso nella meraviglia dei Colli Euganei. Lei è Sabrina Vannini, 52enne che ha scoperto l'amore per il tiro con l'arco quasi per caso. Nel 2013 sono andata a fare un corso di costruzione arco storico. Non avevo mai tirato una freccia in vita mia. Mi hanno detto: vieni a costruire un arco. Va bene. Bellissima esperienza, e quando l'ho costruito mi hanno detto: ma lo vuoi tenere sul caminetto o vuoi farci qualcosa? Io ho detto: ma sì, proviamo a tirare. È partito l'amore. Arciera a tutti gli effetti, ma non della disciplina che siamo abituati a vedere. Quando mi chiedono: ma tu allora vai alle Olimpiadi? No, perché io non tiro ai cerchi, non tiro alle targhe. Faccio un percorso nei colli, perciò è un percorso dinamico, non statico, non fermo, e tiro a delle sagome tridimensionali di animali. Devi identificare l'animale, sono distanze sconosciute, ci sono i giochi di luce, ci sono i dossi, tiri nel prato aperto, dal bosco scuro, devi stimare distanze, pendenze, tante particolarità che lo rendono molto dinamico. Una gara che assomiglia a una battuta di caccia, senza ovviamente prede vive, ma con le difficoltà che la natura propone, comprese quelle meteorologiche, usando un arco diverso da quello visto nelle competizioni statiche. Non si utilizzano ausili di mira, non c'è un mirino, non ci sono quelle cose lunghe per bilanciare che si vedono durante le Olimpiadi. È legno, certamente lavorato, pressato e particolare. Questa parte centrale si chiama riser, queste parti che si aggiungono si chiamano flettenti, questi sono anche in carbonio. Tutte le parti dell'arco sono importanti, la regolazione, ma la corda, tipo di filato, come viene fatta, la distanza che deve essere da questo punto dove si appoggia la freccia, questi puntini dove poi si appoggia la cocca. Sono tanti piccoli dettagli che però fanno la differenza. Sono frecce in carbonio, la lunghezza dipende da quanto una persona apre l'arco, che si chiama allungo, la scelta di queste piccole cosine qui che si chiamano cocche, anche lì è tutta un'altra storia, quanto lunghe le alette, quanto pesante la punta, tantissime variabili. La Federazione Internazionale da anni ha deciso di rendere ufficiale il 3D per disincentivare la caccia con l'arco e ricondurla in un territorio esclusivamente ludico e sportivo. Mi addormenterò. E Sabrina, grazie anche ai podi conquistati nel 2016, è stata chiamata a vestire la maglia azzurra. E forse me lo merito, la vuoi la verità? E la prima volta che è arrivata a casa tutta l'attrezzatura, cioè tutto l'abbigliamento della federazione, ho pianto perché io sono molto patriottica, diciamo così. Come morire ma non capita. Campionessa italiana da 4 anni consecutivi, 2 volte medaglia d'oro agli europei e un argento e un bronzo in coppia ai mondiali. Tagliarmi le vene, sto tremando. È veramente magico questo arco e infatti mi dà tantissime soddisfazioni. Sotto un treno, mi piace. È proprio la mia freccia, ho mandato le foto al tatuatore e l'abbiamo studiata in modo tale che potrebbe sembrare storta, però quando vado a tirare è perfettamente in linea. Un amore che dura da più di 10 anni, impresso nel cuore, ma anche sulla pelle.